Ciao, ben ritrovati sul mio canale. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi tornerò ad ascoltare Dimash. Ho fatto una reaction di recente su una sua esibizione che è Fire, se volete andatela a vedere se non l'avete già vista. E qui c'è stata un po' di polemica, ma io me lo immaginavo perché ho detto che in quell'esibizione Dimash ha cantato in playback. Molti di voi sono stati tranquilli, gentili, educati, perché anch'io comunque ho solo detto quello che pensavo e che mi sembrava oggettivo, però molti fan di Dimash insomma si sono un po' scagliati contro di me, ma questo lo immaginavo, perché ci sono appunto alcuni fan sostenitori di Dimash che non vogliono vedere la realtà. Mi dispiace di questa cosa, perché mitizzare una persona, un cantante bravissimo che però è un uomo, un essere umano, e può fare degli errori anche lui vocalmente, e può fare delle scelte che possono essere condivisibili oppure no. Mitizzare non va mai bene perché ci si allontana troppo dalla realtà. Però visto che mi avete consigliato in tanti in questo video di ascoltare esibizioni come per esempio Story of One Sky, che io non avevo trovato in una versione live, ma avevo solo trovato dei playback, ne ho trovata una che è totalmente live. Quindi io da cantante, da vocal coach, sono veramente curioso di sentire, analizzare questa esibizione, perché mi piace entrare nel tecnico, entrare nel mondo di questi cantanti straordinari e cercare di comprenderli a fondo, ok? Perché possiamo imparare soltanto dall'ascolto di questi cantanti eccezionali e dal cantante eccezionale che è Dimash. Quindi sono veramente curioso. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ho anche attivato un Patreon con un corso di canto online, trovate tutte le info e il link in descrizione. E ora ascolterò tutta l'esibizione senza interrompere, poi tornerò da capo per dare alcuni dettagli di tecnica vocale. Andiamo a sentire.
decide to self-destruct. Dear ladies and gentlemen, because we choose life. Ok, wow, pazzesco, è stato bravissimo e mi ha fatto venire i brividi perché questa è una performance, vi ripeto, totalmente live. Purtroppo il playback perde un po' di magia, adesso tornerò per l'ultima volta su questo discorso, poi non ci tornerò più, però ci tenevo a dire questa cosa. Io ho deciso di fare la reaction a questa esibizione perché ci avevo dato un'occhiata prima ed è effettivamente tutta live, a parte la primissima parte, perché secondo me, e qualcuno me l'ha detto anche nei commenti, probabilmente doveva partire il playback, anzi è partito il playback all'inizio, però poi qualcosa è andato storto, la base non ha funzionato, quindi da un certo punto in poi è tutto live, però il playback è proprio i primi 20 secondi neanche forse della canzone, ok? E io credo che sia un peccato che uno come lui, che ha una voce così eccezionale, straordinaria, bravissimo tecnicamente, pauroso, mostruoso sul palco, perché deve usare il playback? Sì, probabilmente, come avete detto anche voi, è un discorso di preservare la voce o sì, non sforzarsi in alcune parti un po' impegnative, che infatti qua ha cambiato, e allo stesso tempo preservare la voce in un concerto magari un po' più lungo, visto che fa 3-4 ore di live. Sì, ci sta, però è un peccato perché così in una versione più vera, più genuina, più umana, anche perché non ha fatto tutte le parti acutissime che fa anche nella versione studio e non ha fatto le parti distorte che fa normalmente in playback o in studio. Ha cambiato delle parti, però è più vera, è più lui, e tutto quello che ha fatto è stato pazzesco, perfetto, bravissimo. Ok, comunque non tornerò più su questo discorso, adesso torniamo da capo e vediamo un po' effettivamente che cosa ha fatto, perché ha fatto delle cose eccezionali. Qua siamo al concerto del 29 aprile 2023 a Yerevan in Armenia, ok? Non so se sia un estratto di un concerto più lungo oppure se abbia fatto poche canzoni, non lo so, non ho idea se sia proprio un suo live o era ospite da qualche parte. Comunque andiamo a risentire da capo qua. Ok, tutta questa parte iniziale secondo me è in playback, lo si capisce più che altro da quello che succede tra poco. Sentite, state molto attenti a quello che succede tra poco. Qui è live. Sentito come si è abbassato improvvisamente il volume della sua voce, perché lui non si aspettava che la base in cui c'era la sua voce registrata smettesse di funzionare, quindi lui stava cantando a bassa voce sulla base, però lo stava facendo molto piano, e infatti qua si sente solo la sua voce che sussurra al microfono, poi si rende conto che si sente solo quello e allora aumenta il volume e inizia a cantare seriamente, ok? Quindi questo problema tecnico che è avvenuto qui in realtà
io lo apprezzo perché ci ha permesso di poter vedere questa esibizione totalmente live. Quello che fa lui di solito su questo brano, da quello che ho potuto vedere, appena era uscito era tutto playback, assolutamente tutto playback. Poi ha iniziato a fare un ibrido, alcune parti sono live, alcune parti sono in playback, per scelta. Evidentemente le parti più impegnative verso la fine le tiene di solito più in playback, e qua invece abbiamo fortuna e la possibilità di ascoltarla praticamente tutta live. Andiamo avanti, da qui in poi è tutto live, non è più ripartito appunto il playback. Tra l'altro è ancora più apprezzabile perché ha i musicisti dal vivo, bravissimi, tra l'altro molto precisi, e ci sono anche delle orchestrazioni in base, anche dei cori registrati, però la voce principale è assolutamente live, i musicisti appunto sono dal vivo. Andiamo avanti. Qua si guarda anche intorno come per dire: ci sono, non vi preoccupate, guardi i musicisti, per dirgli ok, non vi preoccupate che ho tutto sotto controllo, perché si sono accorti anche loro che il playback della voce non stava funzionando. E comunque questa parte iniziale, come avete sentito, questi soffiati sono sempre perfetti, bellissimi, un bellissimo uso del vibrato. Ecco, una delle cose che mi piace più di Dimash è proprio il vibrato, molto musicale, regolare, controllato, ha proprio una musicalità ritmica notevole, veramente molto molto bravo. E questa parte iniziale si sta muovendo su una dinamica piano e pianissimo, su questi soffiati molto leggeri. Molto belli anche questi passaggi in M2, molto molto morbidi. Lui comunque sempre principalmente in consonanza mista, quindi lui si muove in voce mista, poi in certi momenti volutamente va a switchare verso questo falsetto, comunque chiamiamolo così, che però è sempre molto ancorato alla sua voce piena. Infatti in qualsiasi momento può esplodere di nuovo, ok? È veramente bravo, molto molto bravo. Avete sentito come riesce a stare leggero, e anche quando la voce esplode in una maniera un pochino più carica, un po' più piena, è comunque sempre leggero, è sempre in mix, ma un mix piuttosto light, ok? Ma ti dà poi questa sensazione di potenza grazie alla risonanza, grazie alla gestione appunto del fiato, perché come sentite in certi momenti appunto va a lavorare sul soffiato, in altri momenti invece va su un suono più addotto, che di conseguenza diventa più pieno, diventa più squillante, risonante. È veramente molto bravo, in certi momenti quasi un po' lirico, perché lui ha questa influenza lirica molto forte, classica, e in altri momenti invece sta più su questo pop moderno, ed è bravissimo a interpretare, è bravissimo a gestire le emozioni legate alle parole che sta cantando. Questa è una canzone, ricordiamoci, una canzone contro la guerra, è una canzone per la pace, è una canzone per l'uguaglianza. Ho fatto la reaction quando era uscito il brano sulla versione studio, quindi se volete andatela a vedere, in cui analizzo anche un po' il significato della canzone, e lui è bravissimo a gestire, a farti arrivare queste emozioni con la sua voce.
molto interessante. Anche qua si vedono un po' queste vene del collo. È normale, non è una tensione eccessiva, non è una rigidità. Ve l'ho fatto vedere anche ne ho parlato in un altro video, non su Dimash ma su Eric Gronwall, che è un cantante rock, e anche lui mostra sempre questo collo molto, molto teso, no? Non è una questione di tensione, è una questione sì, di una tensione ma non negativa, ok? È la pressione dell'aria che si crea quando va su un suono più addotto, come in questo caso, quindi passa dal soffiato a un suono più pieno. Si crea questa tensione nel collo, che però è assolutamente funzionale per ottenere quel tipo di suono, quel tipo di pienezza, ok? Quindi è assolutamente controllato nel fare questa cosa. Andiamo avanti. Bravissimo, sentite anche queste note basse, perché sono note medio basse, sono tutte agganciate su, non scende mai realmente nel petto, ok? È sempre in consonanza mista, è sempre pronto a salire in acuto, per questo lo fa con questa apparente facilità. Apparente perché c'è un lavoro tecnico incredibile dietro a questa cosa, c'è un grandissimo esercizio, un atletismo veramente importante, però da fuori ci sembra che stia sempre leggero, comodo, come se non facesse nessuna fatica. In realtà la fatica è interna, ok? Noi non la vediamo da fuori, ma lui internamente sta lavorando in maniera atletica. Gestire le note basse in consonanza mista è una cosa fondamentale, ne parlo sempre anche ai miei allievi, nei miei corsi di canto. Fondamentale, ok? Non è facile, perché quando andiamo su note basse la voce dovrebbe veramente sprofondare nel petto, però poi se dobbiamo tornare in acuto non ce la facciamo se non urlando, sforzandoci o girando tutto in falsetto. E lui è molto bravo a non fare nessuna di queste cose, rimanere sempre in un equilibrio. Bravissimo, lui è veramente un cantante, diciamo, è un cantante metal mancato, secondo me, perché questa risonanza che ha su queste note acute, perché sono già note alte per un'estensione maschile tenorile, ok? Vediamo che note ha fatto. Ok, è un La 4, ok? Quindi è già una nota comunque di passaggio, una nota che va affrontata con una certa padronanza tecnica, altrimenti anche qua ci sforziamo, andiamo di gola, andiamo a schiacciare troppo. Lui non fa nessuna di queste cose, è un suono molto rotondo, molto risonante, molto controllato e pieno, proiettato, veramente super, un suono pazzesco, un controllo sempre del vibrato incredibile. Per questo vi dico che secondo me è un cantante metal mancato, perché quel vibrato lì è proprio metal. Se voi ascoltate power metal, heavy metal, il vibrato è gestito in questa maniera: voce pulita in acuto maschile, con un vibrato molto regolare, molto presente nelle canzoni, e lui lo fa tanto. Mi piacerebbe sentirlo in una veste power metal, perché secondo me sarebbe perfetto per questi generi, perfetto. Ok, qua è andato parecchio su.
Ok, qua tocca un Re 5 addirittura, ok? Ci è arrivato leggermente calante e questo è il bello di vedere le esibizioni live, si può vedere dove, in che punti dell'estensione lui ha difficoltà, non difficoltà nel senso che non ci riesce, ma nel senso in cui è più fragile, ok? L'ha fatto perfettamente, l'ha fatto benissimo, però mi fa capire che è una zona dell'estensione delicata e mi rincuora questa cosa perché sono quelle stesse note che anch'io quando le vado a cantare devo sempre stare attentissimo, perché basta un attimo, basta che la voce non sia perfettamente a posto e che ci sia un po' di reflusso o che sia semplicemente stanco vocalmente e quelle note non escono con quella pulizia, con quella precisione, quel controllo, magari si scollegano, magari vanno in falsetto, magari gracchiano senza che io lo voglia, e anche lui si sente che qui è super attento a mantenere il controllo su delle note che per lui sono comunque scomode, ok? Paradossalmente per lui sono più scomode queste note qui di passaggio, diciamo appena oltre il passaggio, diciamo così, piuttosto che le note molto acute. Ok, è lo stesso anche per me, mi ci rivedo tanto, quindi questa cosa mi fa piacere rivederla anche in lui, perché vuol dire che siamo simili, no? Siamo tutti sulla stessa barca alla fine, tutti i cantanti, le difficoltà che abbiamo, siamo tutti fratelli, siamo tutti uguali, no? Comunque andiamo avanti. Wow. Sentite che emozione che ci mette nelle parole che sta pronunciando, sta dicendo we are choosing life, stiamo scegliendo la vita, è un messaggio importante di pace, di libertà e lo dice con un certo peso, ok? Ed è bello sentirlo con questa emozione nella voce, veramente molto molto bravo. Comunque avete sentito quelle note alte, con che pulizia le ha fatte, precise, veramente super, bravissimo. Andiamo avanti. Wow. Pazzesco, questa parte tribale, con questa sonorità etnica, mi ha sempre colpito tantissimo, però è molto bello vederlo appunto live, perché anche questa parte normalmente non credo che la faccia live, non so, ma fatemelo sapere nei commenti. Così è veramente, è pazzesca, è bravissimo nel fare questi gorgheggi con questi yodel e questi ribattuti, sembra veramente uno strumento di un, non lo so, non sembra neanche una voce, sembra un flauto quasi, no? E mi ricorda, ve l'ho detto anche altre volte, mi ricorda moltissimo Demetrio Stratos con le sue flautofonie, e anche dopo questa cosa che fa tra poco
quando dice ascolta la voce, sembra veramente che cambi completamente il suo timbro, quindi tecnica pazzesca anche di queste sonorità particolari, di queste vocalità che diciamo escono dal canone classico dell'eufonia, no? Classica. Vediamo. Ascolta la voce, lo fa con questo suono aritenoideo. Fa questo, ascolta la voce. È una tecnica che si usa soprattutto nel growl, quando vogliamo fare questi suoni un po' violenti, un po' metal appunto, ma metal estremo, ma anche in altri contesti. Qua l'ha voluto usare come mezzo espressivo del parlato, perché qui sta parlando, non sta neanche cantando, quindi questo suono cavernoso non è prodotto dalle corde vocali, ok? È prodotto dalle aritenoidi, che sono delle cartilagini che stanno proprio agganciate alle corde vocali, che in questo caso vibrando producono questo suono, ok? Veramente interessante, che qua ci vuole tecnica per fare questa cosa e lui sicuramente l'ha studiata. Pazzesco, qui carica ancora di più l'intenzione. Mi piace moltissimo questa esplosione sia della band sia della voce, che diventa più piena, più incalzante, più carica, più rock, e qui fa delle note veramente già molto alte e si muove sempre, secondo me, in mix estremo, quindi è la tecnica che insegno anch'io, voce piena in acuto grazie all'azione compressiva delle false corde. Lui è molto bravo a fare questa cosa perché mantiene una connessione con la sua voce piena anche oltre il passaggio di registro, perché qui sta facendo le note molto alte, si muove tra un Extreme Mix 1, che non vuol dire che è in M1, vuol dire che sembra sempre in M1, ma non è, perché in buona parte è in M2, e un Extreme Mix 2 che invece è sempre in M2 in questo caso, ma con un suono un po' più schiacciato, un po' più alleggerito, come se fosse un falsetto molto, molto pieno, ok? E qui si sente molto bene questa cosa. Riascoltiamo un attimo questa parte. Qua ancora Extreme Mix 1. Adesso quest'ultima nota acuta, Extreme Mix 2. Poi è tornato Extreme Mix 1. E qua invece Extreme Mix 2 di nuovo. Vediamo che nota era. Ok, quindi ha fatto un Fa 5, ok, ci sta perfettamente in linea e di nuovo sta cantando power metal, ok? Questo è un pezzo power metal travestito da canzone pop, diciamo così. Vedete di nuovo il collo com'è teso, perché richiede tanto lavoro atletico e fisico per mantenere stabile la voce, controllata su queste note così alte che devono rimanere sempre in simil voce piena. Il nostro orecchio deve percepire come se fosse sempre voce piena, ok? Anche se qui è già oltre il suo passaggio. E qua invece falsettone rinforzato con un La 5, ok? Falsettone rinforzato di stampo classico, quindi imita il suono di un soprano lirico
e con invece la sua voce da uomo, da tenore, ok? Quindi anche questo è un suono prodotto in M2, però creando tutta questa risonanza, questo spazio che va a amplificare il suo suono all'interno della bocca, genera questo suono appunto sopranile. Andiamo avanti, finale. Anche questo è Extreme Mix 2. Qui normalmente fa la parte quella acutissima, distorta, quindi fa le stesse note che sta facendo qui, che dovrebbe essere un Mi. Sì, è un Mi 5, però con un suono molto più pieno, molto più distorto, molto più aggressivo. Lui probabilmente le distorsioni di quel tipo lì non le sa fare, però diciamo si preserva un po' live, perché queste distorsioni così violente possono andare ad affaticare un po' la voce, soprattutto se canti molto in pulito. Cioè, se uno si specializza nella voce pulita è difficile poi che diventi ugualmente bravo anche nelle distorsioni, secondo me. Poi ci sono cantanti che sanno fare benissimo entrambe le cose, però lui mi sembra che per creare quelle distorsioni debba un po' forzare la sua voce, quindi probabilmente vuole evitare di creare traumi sulle corde, perché comunque la compressione che va a creare per creare quella distorsione è tanta, ok? C'è proprio è come una costrizione controllata, quindi la gola è un po' messa a rischio in questo caso. Poi ripeto, ci sono cantanti bravissimi nel fare quelle tecniche, ci sono tecniche che si imparano appunto senza farsi male, però evidentemente lui non è così esperto, così ferrato in quel tipo di distorsione, per cui qua preferisce farla in pulito e va bene, lascia andare un po' il coro, che non ho capito se è in base o ci sono i coristi dietro, perché prima mi è sembrato di vedere i coristi, e fa queste risposte acute, molto taglienti, molto squillanti, però appunto pulite. Ok, ci sta benissimo, ha fatto una variazione per renderla più sua, per renderla più agevole per la sua vocalità dal vivo, quindi perfetto, una scelta giustissima e sacrosanta. E qua di nuovo falsettone rinforzato, che ha fatto un Si5, ok? Che è già una nota veramente altissima. Il problema è che noi siamo abituati a sentire fare da Dimash delle note che sono immensamente più alte di questa, ok? E quindi non ci sembra neanche una nota alta, ma è una nota altissima, è un Si5, ok? Quando mai sentiamo un uomo che fa un Si5? Ma mai lo sentiamo. Dobbiamo attingere a certi brani rock o metal, ma un po' di nicchia, cioè non è una cosa che si sente tutti i giorni, ok? E lui l'ha fatta benissimo, con un grande impegno atletico e fisico, però in maniera molto, molto pulita, molto precisa, ok? Qua nella canzone originale, se non ricordo male, va molto più in alto, però qui evidentemente non se la sentiva di andare in quella sorta di fischio che fa lui. Probabilmente sì, nella versione originale dovrebbe essere un fischio, comunque un damping molto molto acuto. Qua invece è rimasto in questo falsettone rinforzato in M2, ok? Perché lì si sente più a suo agio. Anche il fischio è una tecnica che va un po' in contrasto, un po' come le distorsioni possono andare un po' in contrasto con la voce pulita, perché crea una rigidità. Il fischio è prodotto da una rigidità sulle corda, e quindi in questo caso lui non vuole andare a rischiare di sforzarsi, di affaticarsi, di irrigidirsi, quando magari ha altre canzoni da fare dopo. È una scelta anche questa, ok? Rispettabilissima, e apprezzo questa cosa, che abbia rivisitato un po' il fraseggio per farlo più agevole. Finale. È praticamente finita la canzone. Sì, c'è questo outro. We decide to stop this training.
ladies and gentlemen, cause we choose life. Ok. Non so cosa abbia detto, però alla fine conclude con la frase We're choosing life, che è un po' la frase cardine di tutto questo brano, veramente bellissimo. Ok, mi fermo qua, è stata una reaction anche piuttosto lunga, però il brano è anche molto lungo e volevo entrare un po' nei dettagli. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e quale potrebbe essere la prossima reaction su Dimash e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo che c'è anche il mio Patreon dedicato alle lezioni di canto col mio corso di canto online, trovate le info qui sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!